tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato finalmente il momento di WWE Saturday Night's Main Event. Dopo le ultime puntate di Raw e SmackDown andremo a terminare le rivalità in corso, goderci dei fantastici match titolati ed è il momento di aprire con un opener veramente di grandissimo lusso, ovvero il match per il titolo mondiale femminile WWE tra Asuka, The Empress of Tomorrow, e The Queen Charlotte Flair Submission Match. And is for the WWE Women's Championship. E eccoci qui con il caratteristico aspetto di Saturday Night Main Event, questo viaggio e questo tributo agli anni 80 che nella mia Universe Mode è un pay per view, e sta per entrare la campionessa femminile mondiale in carica qui in WWE, ovvero Asuka, The Empress of Tomorrow. Eccola qui con il suo caratteristico stile indiscutibile, la cintura alla vita. Asuka che è diventata campionessa sconfiggendo proprio Lita. Se ben vi ricordate, nel frattempo questa rivalità con Charlotte Flair è stata veramente le due diciamo che non hanno risparmiato assolutamente colpi proibiti. E ora vedremo la resa dei conti tra queste due atlete qui nella magnifica cornice del Madison Square Garden, leggendario arena tempio del wrestling, dove giustamente si tiene, per motivi giustamente simbolici, Saturday Night's Main Event. E ecco Asuka che sta per togliersi la maschera, la sua maschera da teatro kabuki. E eccola qui la campionessa, guarda al pubblico ed è pronta ad accogliere la sua avversaria. E eccola la sfidante, The Queen Charlotte Flair, ragazzi, eccola qua, la number one contender. Per essere qui lei ha vinto una Battle Royale a ben 8 contendenti per aggiudicarsi questa possibilità a WWE Night of Champion, che è stato l'ultimo WWE pay per view che abbiamo trasmesso. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare nella playlist relativa alla stagione 2025-2026, dove ci sono tutte le puntate settimanali, le puntate speciali e tutti i pay per view di questa stagione. Tra l'altro, piccola parentesi, se vi interessa recuperare i grandi eventi della scorsa stagione, andate nella playlist Best of 2024-2025, dove c'è una selezione di puntate settimanali migliori, cioè Raw, SmackDown, Dynamite e Collision, più tutte le puntate speciali e tutti i pay per view. Ma banda alle ciance, ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale WWE Submission Match. From the Queen City, Charlotte Flair. Vince chi sottomette l'avversario, quindi. And her opponent from Osaka, Japan, the WWE Women's Champion, Asuka. Una stipulazione che esalta entrambe le atlete, che sono delle esperte nelle manovre di sottomissione. Tra l'altro entrambe hanno come finisher move appunto la Asuka Lock e la Figure 4 Leg Lock per Charlotte. E quindi iniziamo, ragazzi. Saturday Night Main Event, opener valido per il titolo mondiale femminile WWE.
Poi sale sul paletto Charlotte dopo aver iniziato davvero con il piglio giusto, si direbbe. Ottimo, ottima manovra aerea di Charlotte, ha iniziato molto bene The Queen Charlotte Flair. Ma Charlotte che nella scorsa stagione non è in realtà mai riuscita a vincere il titolo mondiale femminile, il titolo che ha rincorso nelle occasioni che ha avuto, ma niente da fare. Tra l'altro c'era già stato un altro submission match tra Asuka e Charlotte Flair, vinto da Asuka. Tutto questo nella stagione scorsa, la 2024-2025. Grande dropkick di Asuka che inizia con il piglio giusto la faccenda. Crossbody, backbreaker. L'ha presa al volo Charlotte. Infierisce sulle braccia Asuka. Ancora per indebolire e aprirsi la strada. Prese di sottomissione che coinvolgeranno quella zona. Poi un calcione alla schiena. Continua a infierire la campionessa in carica. Drop kick fantastico. A intercettare una cross line di Charlotte Flair. Charlotte si rialza ma viene presa ancora da Asuka in consegna. Spinning kick. Decisamente un ottimo momento per Asuka. Non la stessa cosa per Charlotte Flair. Attenzione, splash dalla terza corda. Non riesce proprio a reagire la regina Charlotte Flair. Attenzione, evita questo calcione marzialista, però non riesce a niente contro l'offensiva che ne ha seguito. Charlotte a un certo punto ha preso un po' la Trevisonda secondo me, e non è questo il momento per perderla nel match proprio decisivo tra le due, dopo tanto action durante le puntate di Raw e SmackDown. Spear! Fantastica spear della figlia di Ric Flair, The Nature Boy Ric Flair. Schiaffone a voler sbeffeggiare la campionessa in carica. Attenzione, che presa, prova a sottometterla, prova a vincere il match. Charlotte in pericolo qui. Ricordiamo, submission match si vince solo per sottomissione, niente schienamento, niente conteggio fuori. Attenzione, sale sulla terza corda, splash a vuoto e Charlotte ne approfitta ora, ne deve approfittare per incrementare i danni, ma Asuka ribalta una possibile manovra alle gambe di Charlotte Flair. Non riesce davvero a ingranare Charlotte oggi, quando ha il momento di vantaggio non riesce a capitalizzare quanto ha fatto Asuka. Ancora attenzione, Asuka mai doma la nipponica, lanciata all'angolo, drop kick. Attenzione, la prende, la solleva e la schianta. Serie di calcioni ancora a fiaccare Charlotte Flair, la sfidante per il titolo mondiale in WWE nella categoria femminile. Attenzione però, che mossa ad alto impatto questa di Asuka. E ora forse, attenzione, prova a sottometterla, eccola. Aveva d'altra parte danneggiato le braccia apposta. Charlotte è in pericolo qua e cede Charlotte Flair, vince Asuka ed è ancora una volta la campionessa. The WWE Women's Champion, Asuka! Vittoria decisamente meritata, se posso dirlo per lei. Non so voi cosa ne pensate, ma Asuka esce da Saturday Night Main Event
ancora con la cintura a titolo, in attesa della prossima avversaria, perché Nobody is ready for Asuka. Nessuno è pronto per Asuka, come ama dire lei, la sua catchphrase preferita. Ma andiamo ora al prossimo incontro. Non so perché tutte le volte mi arriva sempre su Gunther Cody Rhodes, che sarà il match valido per il titolo mondiale WWE maschile, questa volta Extreme Rules match, scusate per... che però, come non è troppo comune in questi casi, non sarà il main event, che di solito è sempre appannaggio del match per il titolo più importante della federazione, ma questa volta il main event sarà il secondo scontro in pay-per-view tra Roman Reigns e Tetsuya Naito. Il secondo scontro decisivo è tanto atteso, che tanto ha creato hype nelle ultime puntate di Monday Night Raw su Netflix. E ragazzi, dopo il loro precedente di SummerSlam, Hell in a Cell, dove Naito strappò il titolo di campione indiscusso WWE a Roman Reigns, abbiamo dopo tantissimo tempo, quasi un anno, il secondo match tra di loro. Ma non è ancora il momento di parlare del main event, perché è ora il momento del match valido per il titolo degli Stati Uniti. King Booker, l'autoproclamato re della World Wrestling Entertainment, nonché attuale campione degli Stati Uniti, vedete, con il suo fare regale, con tutto ciò che contraddistingue il re: scettro, tipico mantello, corona, incedere, ovviamente, che un lusso che non è concesso ai plebei, e avanza alzando la mano, salutando i suoi sudditi, King Booker, ovvero Booker T. È un Booker T che è entrato in netta rivalità con il corazziere scozzese, con Drew McIntyre, nel mentre era rivalità in realtà con Y2J, Chris Jericho che ha sconfitto a WWE Night of Champion e ha mantenuto la cintura. Ma giustamente Drew McIntyre si è fatta avanti, visto che in mezzo alla rivalità tra appunto Jericho e Booker T, Drew si è messo in mezzo, è riuscito a sconfiggere Booker, anche se con l'aiuto di Jericho. E dopo che Booker ha mantenuto la cintura, ovviamente si è presentato in quel di SmackDown a dire: beh, io ti ho battuto, voglio la title shot. Una serie di faccia a faccia tra i due, poi fino ad arrivare a questo momento qui a WWE Saturday Nights Main Event, in un match valido per il titolo degli Stati Uniti tra King Booker, con tutte le sue tipiche movenze, come potete ora ammirare, e Drew McIntyre, lo scozzese. Finisce il suo ingresso il campione, caratteristica lentezza da parte del re, ma è ora il momento dell'ingresso dello sfidante Drew McIntyre, che sta arrivando. Eccolo, la sua Claymore, il tipico spadone a due mani. Fa vedere a tutti Drew McIntyre e poi, come da programma, impugna, si prepara e colpisce. E eccolo che avanza Drew McIntyre. Lo sa lui che l'opportunità è veramente tra le più ghiotte. Lui che nella scorsa stagione nell'Elite Wrestling, lui è uno dei wrestler che sono stati draftati dall'AEW alla WWE e viceversa. Se vi interessa vedere la puntata relativa al draft, la trovate nella playlist di questa stagione, la 2025-2026.
capitolo a parte, si chiama proprio WWE AW Draft. E Drew, dopo una stagione decisamente deludente in All Elite Wrestling, non all'altezza di quello che lui stesso sperava e di quello che anche noi, presumo, speravamo o comunque ci aspettavamo, non è riuscito ad alzare nessuna cintura, sebbene ha vinto qualche sporadica rivalità. Ma è ora il momento di voltare pagina. La grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo degli Stati Uniti, terzo titolo per importanza qui in WWE, considerato nel nostro Universe Mode c'è roster unico e 2 show settimanali. His opponent from Houston, Texas, weighing in at 251 pounds, the WWE United States Champion, King! Cintura alzata al cielo da parte di Aya Smith, la direttrice di gara, e iniziamo il match valido per il titolo degli Stati Uniti, King Booker contro Drew McIntyre. Inizia decisamente bene lo scozzese, sezione ribalta però il campione degli Stati Uniti in carica. Gli Stati Uniti che vedremo ancora in palio, stavolta però al femminile, nel match, prossimo match, che vedrà Kairi Sane, la Pirate Princess, difendere la cintura dall'assalto della Genius of the Sky, Io Sky. Match derby tutto giapponese, terzo match di Saturday Night Main Event, ma non è ancora il momento, perché adesso siamo a commentare King Booker contro Drew McIntyre, con un Drew McIntyre che è iniziato molto bene, ma King Booker sa il fatto suo, sezione rotola per prendere un po' di fiato, ma King Booker come l'ha battuto, lanciato contro 2 tavoli di commento, ma resiste Booker per poi venire atterrato da una clothesline. Wow, che volo di Drew McIntyre ad abbattere King Booker fuori dal ring, poi lo prende ancora, fa sbattere la testa contro l'Apron Ring. La potenza di Drew McIntyre, King Booker sta subendo un parecchio, non è riuscito a trovare ancora la quadra e non è questo assolutamente il momento per permettersi una cosa del genere, visto che questo è lo scontro decisivo tra i due. Attenzione, spinning kick, ma va a vuoto, il tipico spinning kick di Booker. Un Drew McIntyre veramente in condizione monster quest'oggi, sta dominando il confronto, cosa che non è riuscito a fare in realtà così nettamente nelle ultime puntate di SmackDown, anzi confronta abbastanza da pari, ottimo equilibrio tra i due atleti durante la costruzione della realtà. Attenzione però, perché qui siamo a 8 e se siamo a 8 qui bisogna riuscire a rientrare velocemente. Ce l'ho fatta ragazzi, ho salvato l'incontro all'ultimo secondo, dai, se no finiva per il conteggio fuori, non mi sembrava il caso, anche perché King Booker ha preso sta botta incredibile fuori dal ring, questa specie di white noise dove fa più male fuori dal quadrato. Attenzione, King Booker se la sente, infama di brutto, ma più che infamare dovrebbe agire, invece no, troppo lento, ma ribalta, attenzione.
fa il giro per prendere un po' di fiato, ma doveva rientrare subito sul ring. Incertezza per King Booker, perché lo sa. Attenzione, e Drew McIntyre. Ah, King Booker intelligente, ragazzi. Non so se l'aveva previsto, ma approfitta come uno squalo affamato dell'occasione che lo stesso Drew McIntyre gli ha dato. Occasioni per Booker T di cercare di fare quanti più danni possibili. Attenzione, che potenza di King Booker. Tutti fuori dal ring questi attacchi, dove è più duro, dove fa più male, e non è certo un segreto. Attenzione Booker, ma sbaglia qui, va proprio in controtempo. Attenzione, lo solleva, powerbomb, oh, durissimo contro le barricate che dividono lo spettacolo dagli spettatori. Ora risale sul ring Drew McIntyre, si sente la vittoria, se la sente calla, lo infama. E King Booker, attenzione, lo prende, non doveva farlo Drew McIntyre, si è distratto, e ora King Booker lo punisce, ferisce, deve per forza trovare il bandolo della matassa, come direbbe Michele Posa, perché qui altrimenti il titolo rischia di andare stretto alla vita dello scozzese. Attenzione, Drew, mossa letale questa, e potrebbe essere finita, ragazzi. Avremo un nuovo campione degli Stati Uniti. No, Booker T dice no, il re non abdica il suo regno. Booker, ginocchiata, prova a reagire il campione degli Stati Uniti. Lo sa anche lui, la sua prestazione non è decisamente all'altezza, ma sanguina ora. Attenzione, Drew McIntyre dopo questa ginocchiata terribile. Lo prende, bookend, incredibile. 1, 2, no. Resiste Drew. Che match, che disputa valida per il titolo degli Stati Uniti WWE. Booker T sale sulla terza corda, no, Drew, ma non riesce comunque, lentissimo nelle esecuzioni qui a farlo cadere. Si becca una double X handle e crossline, ginocchiata ancora, no, elbow drop. Ah, calcione. Drew McIntyre lo prende, lo lancia alle corde, colpo, usa le corde per strozzare in maniera irregolare King Booker. Attenzione, ancora una volta, 2 volte a segno, questa è la mossa assassina, e qui è finita, ragazzi. 1, 2, ancora una volta, incredibile la tempra del campione, che nonostante facendo un match non all'altezza dell'avversario, ma leg drop a vuoto. Attenzione, King Booker vuol dimostrare a tutti il suo valore. Che incontro, ragazzi. Ah, belli to belli, perfetta proiezione di Drew McIntyre. Ora rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato. Drew McIntyre esulta, e poi a vuoto, l'aveva già fatta durante il match, stavolta è andata a vuoto anche King Booker, però non scherza. Shoulder block a stendere il campione degli Stati Uniti. Grande match questo qui a WWE Saturday Next Main Event. Booker T è riuscito a ribaltare una mossa importante di Drew McIntyre. No, ma ancora lento, più veloce Drew McIntyre in questa occasione, e non è l'unica. Ha battuto, prova lo schienamento, Booker T che è veramente sfinito, potrebbe finire qui. 2, 3, Drew McIntyre sconfigge King Booker ed è il nuovo campione degli Stati Uniti WWE. Festeggia Drew McIntyre, gran match che ha vinto sconfiggendo King Booker.
Ed è lui ora il nuovo campione degli Stati Uniti, lo dice a tutto il pubblico. Alza la cintura per far vedere il suo successo appena ottenuto. Una prima cintura che salta in questa edizione di Saturday Night Main Event, incorona un nuovo campione qui in WWE, Drew McIntyre, il corazziere scozzese, ragazzi. Tira tutta la sua potenza, il suo urlo alla folla con la cintura in mano. Ma è ora il momento, e non so perché tutte le volte a Gunther Cody Rhodes si è fissato. Ma è ora il momento del terzo incontro, sempre valido per il titolo degli Stati Uniti, questa volta però femminile. Kairi Sane contro Io Sky. Scontro tra nippone, tra persone che si conoscono molto bene, avendo condiviso una carriera incredibile in Stardom, la maggior parte delle volte chiaramente da avversarie, grandi match, ma ora siamo in WWE ed è ora il momento di questo incontro. Terzo match di WWE Saturday Night's Main Event. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Women's United States Championship. E eccola qui, la Pirate Princess, la campionessa degli Stati Uniti WWE in carica. Lei è Kairi Sane ed è pronta ed è carica. Vuole uscire ancora una volta con la cintura che ha vinto, ricordiamolo, a WrestleMania in un fantastico three-way match ladder con la scala, ovvero che comprendeva la campionessa dell'epoca Asuka, nonché attuale campionessa mondiale WWE, e The Man Becky Lynch, quello il suo ultimo incontro in WWE prima di essere draftata in All Elite Wrestling. Kairi Sane segue poi la difesa titolata in pay-per-view a Night of Champion contro la role model Bayley, ma adesso è il momento dell'ingresso della sua sfidante nonché connazionale Io Sky, The Genius of the Sky, ex Io Shirai. La Kairi Sane che è arrivata durante il draft, ma non draftata dall'EW, bensì è stata una dei 3 acquisti bonus che abbiamo fatto subito dopo il draft, di gente che non era sotto contratto con l'altra federazione e che abbiamo aggiunto gli extra nomi, e uno di questi extra nomi è proprio Io Sky, ragazzi. Ricordiamo tra l'altro che la card di Saturday Night Main Event, oltre al main event che abbiamo già annunciato, ovvero il No Holds Bar, nonché il secondo atto, il pay per view tra Tetsuya Knight e Roman Reigns, e il match Extreme Rules per il titolo indiscusso WWE tra The American Nightmare Cody Rhodes e Ring General Gunther. Ci sarà anche match a 3 coppie per i titoli appunto di coppia, The Undertaker contro Randy Orton, la resa dei conti. Insomma c'è un bel po' di roba, come già abbiamo visto, roba bella. Ma ecco ora la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo degli Stati Uniti femminile WWE. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, Io Sky. Ci sente Io Sky, carica il pubblico in qualche modo. And her opponent from Yamaguchi, Japan, the WWE Women's
United States Champion, Kairi Sane. Alza la cintura Kairi Sane. Ricorda a tutti chi è la campionessa degli Stati Uniti, secondo titolo più importante per ciò che riguarda la categoria femminile qui in World Wrestling Entertainment. L'arbitro ha alzato la cintura al cielo e allora è il momento di iniziare questo terzo incontro di Saturday Night's Main Event pay per view della WWE, match valido per il titolo degli Stati Uniti tra Kairi Sane, la campionessa, e Io Sky, la sfidante. Colpisce Kairi Sane. Attenzione, ribalta. Poi è un tentativo di schieramento, ma l'arbitro non ha fatto neanche in tempo a muoversi, che insomma. Attenzione grande Io Sky adesso, che sta infierendo sull'avversaria dopo aver ribaltato un paio di contromosse. Subisce ora la campionessa degli Stati Uniti. Lancia Io Sky. Oh, stende Kairi Sane. Attenzione, calcione. Ribaltamenti continui qui, guardate anche ora. La lancia abbattuta. Colpisce alle braccia Io Sky. Calcione al ventre. Attenzione Io Sky. Vola. A vuoto. Impatta con la schiena. Bravissima Kairi Sane, un po' troppo fiduciosa dei suoi mezzi, forse Io Sky, che è la Genius of the Sky, lo sappiamo, ma ora portata alle corde. Attenzione per Kairi Sane, la solleva e la schianta fuori dal ring. Sale subito però Io Sky. Attenzione, acrobazia di Kairi. Ole. Subisce ancora, sempre alla schiena. È la strategia di Kairi Sane in questo incontro, neanche uno. Questo dovrebbe mostrare la tempra oggi di Io Sky. Attenzione, Kairi la sbeffeggia con i suoi tipici taunt. Attenzione Kairi, spear, ma ribalta Io Sky in una DDT. Ha ribaltato la spear in una DDT Io Sky. Niente da fare. Bella prova questa per Io Sky, che insomma avesse subito anche quel colpo. Non so, e magari poteva essere già finita. Di solito la spear di Kairi Sane, una delle sue signature move, fino a colpire però Io Sky. Vuole ridurre il gap. Serie di pugni e abbattuta anche, ma rimane in piedi Kairi Sane. Se ne la prende Dragon Screw. Rotola Kairi Sane, ma Io Sky con un'agilità incredibile sulla terza corda. Elbow drop fuori dal ring. Ai ai ai, Kairi Sane questa non è che l'ha sentita di più. Attenzione, la prende ancora in difficoltà la campionessa. Ora Io Sky sta ripagando la solita moneta, danni mirati, ma attenzione, crossbody, come si è lanciata e come ha battuto la sfidante Kairi Sane. Pugno ora. L'arbitro sta contando, i due devono rientrare immediatamente sul quadrato. Lanciato sul ring, attenzione,
difficoltà grossa per Io Sky. Drop kick, bella esecuzione, la riprende Io Sky. Attenzione, Dragon Screw ancora, soffre alla gamba Kairi Sane e colpisce le braccia, prima le gambe poi le braccia, un po' disordinata nella sua manovra offensiva a parer mio. Io Sky, attenzione, continua ancora a martoriare le gambe, probabilmente per evitare o per rendere più difficoltosa l'esecuzione di tante delle mosse di agilità di Kairi Sane. E colpisce qui dopo che Kairi è andata a vuoto. Ottimo momento per la sfidante. Attenzione, Io Sky pronta forse per il suo famoso moonsault, esecuzione paurosa, e infatti la perfezione della Genius of the Sky. 1, 2, Kairi dice no, e ragazzi si è rimessa completamente in pari Io Sky con la sua offensiva. Attenzione Kairi, knee strike subito in pieno volto, poi rotola fuori del ring, no, e attenzione, Io Sky non era sicura evidentemente, va e ha perso troppo tempo e Kairi Sane ha approfittato, la stende, rotola ora Io Sky fuori dal ring. Attenzione Kairi, fantastico volo, si è schiantata un po' ma ha colpito anche Io Sky, un po' sprecisa. I due sono entrambe in piedi, Kairi Sane lancia Io Sky contro le barricate, ma Io Sky con una verve incredibile è già in piedi. Oh, come ha sbattuto la testa fuori dal ring, colpisce le gambe di Io Sky, dolore al ginocchio per lei. Siamo a 5. Oh, gran match ragazzi, poi continua a prenderla, Kairi Sane la sbatte ancora fuori dal ring, ma Io Sky guardate è già in piedi, ma deve rientrare sul ring, e visto che non rientra sul ring lo può rientrare io, perché tanto, oh, mi dispiace per lei, sarà persa, sarà già persa. Ancora in piedi Io Sky, incredibile, subito poi Kairi Sane la prende, testa che va a sbattere contro il paletto, reagisce Io Sky. Gran match ragazzi, valido per il titolo degli Stati Uniti, ricordiamolo, tra Kairi Sane e Io Sky. Se ne la prende Dragon Screw, e poi attenzione, Kairi Sane è pronta a un insane elbow drop a segno, potrebbe essere la fine. 1, 2, no, Io Sky, c'è fantastico incontro questo tra le due. E colpisce a vuoto Kairi Sane, la prende, no, ribalta tutto Kairi. Grande inizio di questo WWE Saturday Night Main Event. Prova a strozzarla usando la gamba, il piede regolarmente. Attenzione Kairi, a vuoto questo gesto atletico di rara bellezza. German suplex, ma è in piedi Kairi, e poi stesa con questa specie di Shining Wizard. L'ha eseguito non troppo bene. Attenzione Kairi Sane, che mosse e contromosse qui ragazzi. Attenzione, prova a sottometterla, Io Sky in pericolo, Kairi Sane, e cede Io Sky. Kairi Sane vince un match incredibile ed ancora lei la campionessa degli Stati Uniti. Here is your winner, and still the WWE Women's United States Champion, Kairi
festeggia Kairi Sane, ancora una volta campionessa degli Stati Uniti qui in WWE. Bel match davvero contro Io Sky, l'ha spuntata lei. Quindi è la seconda campionessa ad uscire con la cintura. Per ciò che riguarda la categoria femminile, a livello di cintura tutto quindi rimane invariato in questo pay per view, con Asuka e Kairi Sane che si sono confermate ancora una volta campionesse rispettivamente mondiale e degli Stati Uniti, sconfiggendo Charlotte Flair e Io Sky. Ma è ora il momento del Triple Threat Tornado Tag Team Match valido per il titolo di coppia della WWE. L'Art Business, rappresentata da Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, difenderà la cintura dall'assalto dei Guns, Austin e Colten Guns, draftati, la coppia draftata dalla All Elite Wrestling, e la nuova coppia che ha già fatto parlare molto molto bene di sé, ovvero Bron Breakker, il War Dog, e Big Bronson Reed. Un regno di coppia, quello degli Art Business, veramente devastante. Sono riusciti a battere ogni tipo di avversario che gli si è presentato di fronte. Io non so voi se avete visto nella scorsa stagione il fantastico regno di coppia di Kevin Owens e Sami Zayn. Devo dire che adesso sono veramente in dubbio di quale dei due titoli di coppia è stato più bello e dominante, perché entrambi veramente fantastici. Tuttavia, al momento di iniziare questo match, ricordiamo che questo non è un match a eliminazione. Il primo atleta che farà il suo schieramento sarà quello decisivo e farà vincere la coppia. Ora è il momento dell'ingresso dei contendenti in questo three-way match valido per i titoli di coppia. Eccoli qui, Bron Breakker e Bronson Reed. Una rinascita per questi due rispetto alla scorsa stagione, da quando hanno deciso di stare in coppia. Carichissimi, certamente due grandi pesi importanti che useranno la loro potenza per avere la meglio degli avversari. Certo non sarà semplice, ma vedremo, hanno una grandissima occasione oggi. E eccolo qui, uno dei campioni di coppia, Bobby Lashley. Ecco il potente Bobby Lashley che si avvicina. Come sapete, i due hanno un ingresso diviso, sebbene facente parte del solito business. MVP, visti i troppi aiuti che ha dato a questi due durante i riti titolari, è stato bandito dal ring. Quindi oggi la mente creativa e logistica dell'Art Business non sarà bordo ring per incitare / aiutare in maniera scorretta i suoi assistiti, ma non che abbiano bisogno di far violare gli aiuti, tuttavia è sempre qualcosa in più. Flex al fisico Bobby Lashley, ed ora è il momento dell'ingresso del suo compagno di coppia, nonché l'altro campione, Powerhouse Hobbs, il potente Will Hobbs. Eccolo qua, che avanza verso il ring. Representing the Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds, one half of the World Tag Team Champions,
E ora manca solo l'ingresso degli ultimi contendenti, gli ex AEW, nonché ex campioni di coppia dell'All Elite Wrestling. The Guns, figli di Mr. S, Billy Gunn, se lo conoscete, Austin e Colten Gunn. Eccoli qua, proprio loro. Occasione ghiottissima, ovviamente anche per loro, vogliono alzare la cintura anche qui in WWE dopo averlo fatto in All Elite Wrestling nella passata stagione, draftati in WWE. Dall'altra parte sono andati gli Usos, Jay e Jimmy Uso. Eccoli qua i Guns con il loro stile classico, i gira e ti rigira sia singolarmente che no. Tutti i contendenti hanno avuto di che dibattere, di che scontrarsi nelle ultime puntate di SmackDown e anche di Raw in realtà, però principalmente di SmackDown. E ora è il momento decisivo, come sempre capita in pay-per-view, perché questo è il match valido per i titoli di coppia WWE. Sarà, annuncio già, un match caotico come tutti i match a più persone. Non si sa chi seguire, non si sa quale mosse è, quindi io come sempre quando capita una occasione io ci proverò. Voi fate attenzione a quello che vi piace di più e buon divertimento ragazzi. Inizia l'incontro. The Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro i The Guns, Austin e Colten Gunn contro Bron Breakker e Bronson Reed, denominati Weapons of Mass Destruction. Ed eccomi qui ragazzuoli, era andato un attimo in bagno e possiamo commentare questo incontro valido per i titoli di coppia. Già un gran casino come vi avevo annunciato prima cioè alla fine dell'ingresso dei Guns. Attenzione, guardate come ne approfitta 2 e Bobby Lashley, colpo di reni. Bron Breakker ma Powerhouse Hobbs poi steso, guardate, grande adrenalina, grande ritmo qui, non c'è mai un momento morto e d'altra parte è normale con tutti questi atleti coinvolti e soprattutto tutti motivatissimi a trovare la vittoria e a uscire da questo evento con le cinture di categoria. Ricordiamo match che non è eliminazione, quindi stavolta appena ci sarà il primo schienamento la gente si dovrà fiondare e avere un occhio di riguardo, perché altrimenti il match finisce anche se non si viene schienati, e quindi che la bolgia sia che splashone su Bronson Reed da parte di Powerhouse Hobbs, ma già in piedi Big Bronson Reed, tanto fuori dal ring, continuano a colpirsi Colten Gunn e Bron Breakker. Gran battaglia, questa è la potenza di Powerhouse Hobbs, militari press slam, che botta, arriva anche l'altro Guns e neanche per lui Powerhouse Hobbs. Il sole lo solleva, no, serie di colpi d'avambraccio
ma poi Bronson Reed lo prende in carica. Ottore Bobby Lashley col martellone che colpisce Big Bronson Reed. Poi lo schienamento, attenzione, 1, 2, oh, Power Sops dice no. Ma Bobby Lashley stranamente disinteressato, pure stava per essere schienato Power Sops, forse eccesso di fiducia, ma è andata bene. Tutti sul ring, azione veramente concitata e caotica qui a Saturday Night's Main Event, match valido, ricordiamolo, per i titoli di coppia, 3-way a coppie. Ora i Guns hanno la meglio sui membri dell'Art Business, rimane Power Up da solo. Azione Bronson Reed col candlestick, ma viene disarmato. DDT, gran rapidità di Bronson Reed, poi stende anche l'altro Gun. Attenzione, come l'ha preso Bron Breakker, come ha preso Bobby Lashley, milità di Press Slam, devastante. E poi attenzione, prende Power Sops, no, testate, serie di colpi, suplex lanciato, mamma mia, il candlestick che vola e che interrompe la mossa di Bron Breakker. Attenzione, mossa finale però Sting su Bobby Lashley. E poi attenzione, il Fameasser on fire Golden Gun, ma e poi ribalta anche questa mossa su Power Sops, ma poi alla fine Power Sops lo prende, ribalta, mamma mia che condizione, sta sfaldando tutti, è on fire. Però Bobby Lashley alla fine lo prende all'angolo, ma arriva Bron Breakker dal nulla. Ancora Colten, braccio teso, e come ha ribaltato con un super kick Bron Breakker. Ai ai ai, Bronson Reed ha spezzato la candlestick sulla schiena di Bron Breakker. Guardate come lo solleva Power Sops, che battaglia stanno facendo. Attenzione, un po' di sottomissione su Bron Breakker. Attenzione, potrebbe cedere, potremmo avere 9 campioni di coppia. No, no, ribalta tutto a forza di gomitate. Era una bella occasione perché Power Sops, l'unico che poteva intervenire, era occupato. Attenzione qui. Ecco, c'era Power Sops che ha ribaltato il tentativo di pugno in volo di uno dei Guns. Calcione superbo. Bobby Lashley, DDT qui, colpito con lo Sledgehammer. Attenzione, 1, 2, Bronson Reed, ottima occasione questa, nessuno poteva intervenire. Uno dei Guns non si era accorto, dato la mossa sottomissione che stava applicando a Bron Breakker, lanciato da fuori del ring. Attenzione, Art Lock di Bobby Lashley, potrebbe cedere Bronson Reed, momento d'oro, e cede Bronson Reed. L'Art Business vince ancora, ed ancora una volta è campione di coppia. Altra vittoria tra i fischi del pubblico, tra oggetti rotti, vedete sui ring, mazze, sedie spaccate, è successo di tutto, ma ciò che non è cambiato sono l'Art Business che vince ancora una volta e abbatte addirittura altri 2 team insieme questa volta, una coppia veramente infermabile con queste cinture, forse veramente di poco per il momento, ma forse ci siamo. Hanno davvero scavalcato Sami Zayn e Kevin Owens nei loro fantastici regni da campioni di coppia della scorsa stagione, ma è ora il momento di uno dei match più attesi, con un Randy Orton e un The Undertaker che durante le puntate si sono fatti di tutto a vicenda. Ovviamente Undertaker il suo classico stile, l'ultima volta
Taker ha schiantato al centro del ring con una chokeslam, apparendo dal nulla Randy Orton. E ora è il momento decisivo dello scontro tra i due, Randy Orton contro The Undertaker. Ed eccolo, l'atmosfera che si crea, perfetta per l'arrivo di uno degli uomini più leggendari nel panorama del pro wrestling, il The Phenom, il becchino, The Undertaker. Proprio lui, presenza sovrannaturale per definizione per ciò che riguarda il pro wrestling. Avanza, come sempre lento. Che annuncio di Samantha Irving, la nostra ring announcer di oggi, insieme a Alicia, che ora non mi ricordo il cognome, scusatemi. Case? No, quella è una cantante. Vabbè, comunque la nostra grande annunciatrice è The Undertaker, come sempre, il suo incedere lento, il suo ingresso scenografico, fumo ovunque, avanza verso il campo di battaglia. Un Undertaker che è arrivato qui, debuttando in questa stagione, uno degli acquisti extra che vi avevo detto, che avevo fatto nel draft, ve l'avevo accennato prima, durante non mi ricordo quale incontro. Un Undertaker che ha fatto subito piazza pulita di una serie di avversari, tra cui Malachi Black con scontro a Night of Champions, e adesso è qui per mettere la parola, io direi fine, ma in realtà dovrei dire la parola rest in peace sul The Viper, sull'Apex Predator, sul Mr. RKO, sul Legend Killer, insomma su Randy Orton. E ecco Undertaker che si gira. Ed è pronto. Sta aspettando solo l'ingresso del suo avversario. E eccolo che fa il suo ingresso, come ho detto prima, un uomo dai tanti soprannomi, ma noto a tutti come Randy Orton. Uno scontro, quello tra Randy Orton e Undertaker, che dà sempre quel sapore particolare. Soprattutto perché ha vissuto il wrestling in una certa epoca. Comunque Randy Orton avanza verso il quadrato, si guarda a giro, lui sa che tipo di match starà per iniziare per lui, ma sappiamo tutto il valore di questo uomo e sarà davvero un grande match qui a WWE Saturday Night Main Event al Madison Square Garden. Ed è il momento di iniziare questo scontro tra The Undertaker e Randy Orton, capitolo conclusivo della loro faida, mentre io mi mangio due tramezzini, pollo e bacon.
Eccomi qui ragazzi, scusatemi se non ho commentato, ma ero davvero preso dal match e da questo tramezzino con le bacon. Attenzione qui perché The Undertaker sta preparando la Tombstone. Però è un match di pelle bottom e doveva essere, anche quella choke slam devastante fuori dal ring. Row break però. Infortuna di Randy Orton vuole che piede sotto le corde. Attenzione Randy, era alzato nel momento giusto, ancora tantissime energie il Legend Killer. Ma no, dice di no Undertaker. Low touch press di Randy Orton. Continua a colpire, si avventa come una furia sul Deadman. Su The Undertaker ancora 3 volte di fila. E Taker in netta difficoltà in questo momento. Randy Orton corre. Dice non ho finito amico. Dice di no Undertaker. Big boot e leg drop, ghigliottina. Mi piacerebbe fare un roll up, lo sapete, ogni tanto mi viene e mi prende, come ci sono i manager cattivi che qui scusatemi li può entrare sul ring perché sennò so già come finisce, visto che ci hanno già rovinato dei match questi. Oh, però scendiamo, se no. Oh vai, lo rimettiamo in piedi. Oh vai, ci siamo. Volevo fare un roll up però, lo sapete? Aspettate, dai, facciamo il roll up, riprendo il controllo di Undertaker un attimo. Ogni tanto mi prende, lo sapete se mi seguite. Come mi piace il roll up, devo fare ogni tanto, ma proprio ogni tanto. C'è anche fare le interferenze con i manager cattivi per fare. Proviamo, vediamo un po'. Vediamo un po', non mi fa il roll up. Non mi fa il roll up. Vabbè, lasciamolo dai. Pace. Lasciamolo così. Non me lo faceva. Non so perché. Per non rallentare troppo l'azione. Attenzione, Randy Orton lo lancia. Oh, si rimette in piedi Taker. Pugnone incredibile. Gran match ragazzi tra The Undertaker e Randy Orton. D'altra parte non avevamo dubbi, mi chiedo io? Credo di no. Attenzione Taker dalla terza corda addirittura. Che leg drop pazzesco. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Oh, Randy. Attenzione. Si toglie la pettorina di Undertaker. No, ribalta Randy Orton. Potrebbe essere. Pensavo che stava per caricare un RKO. Attenzione. Lo prende. Last Ride Powerbomb. 1, 2, 3. The Undertaker mette la parola fine anche a Randy Orton. Vittoria per lui. Che grande vittoria per il Deadman. Trionfo per il Phenom di Undertaker, che grazie a una Last Ride Powerbomb ottiene la sua vittoria contro Randy Orton. Sconfitto. Vittoria qui a Saturday Night's Main Event
E vedremo ora quale sarà la prossima vittima, oppure no, di The Undertaker. E ora andiamo al prossimo incontro, perché c'è il titolo di campione indiscusso WWE in palio, Extreme Rules Match. The Ring General Gunther difende la cintura dall'assalto di The American Nightmare, Cody Rhodes, che per una volta, come stranamente, non sarà il main event un match per il titolo più importante della federazione, perché questo sarà riservato al secondo scontro in pay-per-view No Holds Barred tra Tetsuya Naito e Roman Reigns, il tanto atteso scontro, ma è ora il momento. The following contest is an Extreme Rules match and is for the undisputed WWE Universal Championship. Ed ecco l'ingresso del campione indiscusso WWE, il Ring General Gunther. Un Gunther che ha strappato il titolo proprio due volte due volte campione, insomma mi sono un po' intortato, indiscusso da WWE, Tetsuya Naito, al termine di un match incredibile. Tra l'altro lui è un due volte campione intercontinentale, anche per un po' di tempo ha tenuto anche entrambe le cinture. E ora avanza una rivalità che si è basata su colpi veramente duri, come ci si potrebbe aspettare da un tipo come il Ring General, come l'austriaco Gunther. La sua rivalità con Cody Rhodes, che da quando è arrivato dal draft, un periodo deludente per uno come lui. Stesso discorso di Drew McIntyre, che vi ho fatto, se vi ricordate, con la differenza che si è vinto qualche rivalità, ma ha avuto la possibilità di andare per quasi tutti i titoli tranne quello di coppia, e ha perso tutti i confronti, regalando sempre comunque ottimi incontri, però gli è mancato sempre quel più, un più che magari qui in WWE potrebbe riuscire a ottenere. Lui è ex campione mondiale dell'All Elite Wrestling, dopo quel momento che ha perso la cintura proprio a inizio stagione scorsa, nella nostra primissima WrestleMania contro Kazuchika Okada. Ecco, da quel momento lì Cody non si è più rialzato, ma adesso grazie al draft quest'anno in WWE ha già battuto veramente un sacco di gente per essere arrivato da poco, e ora ha questa occasione importante, un altro che viene da una rivalità importante come Randy Orton, proprio come The Undertaker nell'ultimo match. Veramente vittoria per lui, vittoria anche contro altri avversari. E ora è pronto The American Nightmare, Cody Rhodes, ricordiamo, Extreme Rules Match. Non ci sono squalifiche, non ci sono conteggi fuori, si vince per sottomissione, schienamento, tutto il concesso. Col suo look caratteristico di American Nightmare, Cody Rhodes carica il pubblico. Accoglienza un po' tiepida per lui, a dire la verità. Molto più amato in altre arene, evidentemente. Scarica di Pyros tipici dell'ingresso di The American Nightmare, che è ora pronto, è ora carico. E ora è il momento della grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante qui nella World Wrestling Entertainment, il titolo di campione indiscusso WWE. Introducing the challenger from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the American Nightmare, Cody Rhodes! And his opponent
from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, Gunther! Alza la cintura Gunther, fa vedere a tutti chi è il campione indiscusso WWE. Arbitro alza il cielo, l'alloro più importante qui in federazione. E allora direi che questo match tra Gunther e Cody Rhodes, valido per il titolo di campione indiscusso WWE Extreme Rules match, può iniziare qui a Saturday Night's Main Event. Inizia subito con un bel bulldog Cody Rhodes. È iniziato molto bene lo sfidante sul campione. Comunque tutti i titoli per il momento tranne quello degli Stati Uniti sono rimasti, È rimasto il titolo di Asuka, è rimasto a Kairi Sane, è rimasto il titolo di coppia all'Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. È passato quello di King Booker, che è andata a Drew McIntyre, nuovo campione degli Stati Uniti. Vedremo se andrà bene anche per Gunther oppure no. Per il momento a vantaggio dei campioni questo Saturday Night's Main Event. Ora prova a attaccare Gunther, ma viene preso da Cody Rhodes. Un Cody Rhodes e un Gunther che nella loro rivalità sono anche incrociati per una sera con Tetsuya Naito e Roman Reigns, i protagonisti del main event di stasera, Saturday Night's Main Event, un no holds barred match. Tanto prova lo schienamento Cody, vuol diventare campione in un lampo, niente, Gunther dice no. Per ora match di wrestling basico, cioè di wrestling classico volevo dire, niente, nessun oggetto è stato preso, nessuna scorrettezza è stata fatta nonostante le regole lo permettano ampiamente. Sanguina dopo questa ginocchiata veramente violenta. Cody Rhodes ribalta però Cody, attenzione, sì, è arrivato il momento di tirare fuori qualcosa. Kendo stick, la cioppa a voto di Gunther, ma poi disarma con grande abilità Cody Rhodes. Il pubblico dice we want table, ma Gunther non è il solito avviso, preferisce lo sledgehammer, il martellone da fabbro, ma sbaglia, si vanta troppo. Errore clamoroso per uno come Gunther, che ora però ribalta, ma è ribaltata anche questa di sweep. Azione Cody Rhodes, no, ribalta Gunther, tentativo di mossa di sollevamento dove fa più male fuori dal ring. Colpisce alla schiena, ancora alla gamba anche. Azione Gunther, lo prende con la sua presa di sottomissione tipica. Poi la ring però non vale, anche se un match senza squalifiche vanno fatti in mezzo al quadrato, al centro del quadrato bisogna avere la meglio dell'avversario. Tuttavia il vantaggio che si è preso Gunther con questa presa asfissiante che poi Cody ha rotto. Pugno al volto all'indirizzo proprio di Gunther, poi col kendo stick ma evita Gunther, disarma ancora, prende, attenzione, testa che va a sbattere contro le Pro Ring e poi martellone da fabbro che Gunther gli lancia addosso a Cody Rhodes. Questa fa male, non tanto come un colpo diretto, però questa fa male. Ancora Gunther colpisce Cody, stavolta direttamente all'addome. Ancora no, evita Cody, ma crossline che va a stendere di American Nightmare. Ottimo momento per il campione indiscusso WWE in carica. Il Ring General, Gunther colpisce ancora sulla testa già aperta di Cody Rhodes. Nel computo dei danni è salito in vantaggio il campione WWE. Prova lo schienamento dopo tutte queste botte. 1, 2, ma Cody dice no. Sbatte le mani a terra. Attenzione Gunther,
Questo è pronto per uno splashone dalla terza corda, uno dei suoi letali splash. No, 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 no. Cambia strategia e infatti... Missi dropkick a vuoto. Schiappone di Cody Rhodes. Che ora va a prendere il martello da fabbro e dice vieni se hai il coraggio. E Cody colpisce Gunther in pieno addome, ancora si avventa sull'austriaco, ma Gunther poi lo stende, ma ancora già in piedi Cody. Atomic drop, non bene. Russian leg sweep anche fuori dal ring, dove fa più male, dove l'impatto è più forte ragazzi, lo sapete. Serie di pugni ora, continua a colpire come una furia Cody Rhodes, che ora si vanta. E attenzione, questo è pronto una crossroads, sarebbe devastante fuori dal ring e va a segno. Morto Gunther. Se era nel ring sicuramente seguiva uno schienamento. Ancora pugno, continua a colpire senza pietà, come giusto che sia in un match di questa portata, ma Gunther ribalta l'Irish Whip e anche lui si carica d'adrenalina, prende il candlestick e però viene buttato a terra da Cody Rhodes. American Nightmare, attenzione, lo prende, lo lancia qui al Madison Square Garden, pugno, lo prende, attenzione, che mossa di DT e sanguina Gunther, sanguina anche lui. Un Cody veramente affaticato che mette un pochetto di più a rialzarsi. Attenzione, è pronto a prendere un altro oggetto di American Nightmare, prende il bidone della spazzatura. Attenzione, però ha cambiato idea. Schiaffone, ancora. No, attenzione, Gunther testata. Prova a reagire il campione indiscusso da WWE. Cioppone, serie di schiaffi. E si sa che Gunther li tira con una potenza incredibile. Attenzione, il suplex. Oh. Lanciato ancora. Infierisce Gunther. Cody Rhodes ribalta, lanciato con un Irish Whip. Ancora DDT. Stanchissimo Cody, non riesce a rialzarsi di American Nightmare. Io ora prendo il controllo di Cody per farli ritornare sul ring, perché sennò questi chissà quanto ci stanno. Gli do un assist a Cody, riuscirà a fare la mossa al volo? Ha preferito di no. Ha preferito di no. Prova lo schienamento, attenzione dopo questa mossa, che dopo... No, dice di no Gunther. Che match tra Gunther e Cody. Va a vuoto Cody Rhodes. Lo prende. Suplex. No, lo schianta con un face slam. Tony Gunther prende i gradoni d'acciaio. Prende la strada più lunga però. Mentre Cody si arma con il bidone della spazzatura. Attenzione, crossroads sul bidone d'acciaio, è devastante questa. 1, 2, no, Gunther resiste anche a questa, glielo lancia addosso il bidone, serie di pugni al volto. Gunther ne riesce più a reagire, attenzione Gunther, crossline, attenzione, la powerbomb speciale di Gunther, a segno, potrebbe essere la fine del match. 1, 2, oh, Cody Rhodes dice no, sanguina ora sul quadrato Cody, come vedete è completamente aperto, sanguina sul ring, match di
tracce del suo sangue. Colpo. Attenzione, Gunther sta preparando un'altra powerbomb, potrebbe essere la fine se va a segno. Ma no, Cody dice no. E ribalta il tentativo. Flying elbow smash. Attenzione, va a prendere un oggetto da Cody Rhodes. Prende il martellone. Anche Gunther ora zompilla di sangue. Sono completamente riempiti i due atleti. Evita, Gunther ribalta. Dice no. Attenzione, la Crossroads potrebbe essere quella decisiva. 1, 2, 3. Cody Rhodes sconfigge Gunther. Ce l'ha fatta di American Nightmare. È il nuovo campione indiscusso WWE. Che vittoria di The American Nightmare Cody Rhodes, che è il nuovo campione indiscusso WWE, ha sconfitto Gunther ed è il primo wrestler che nella nostra Universe Mode è riuscito a vincere sia il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling sia il titolo mondiale della WWE. Grande Cody Rhodes, dopo tanti sacrifici e tante sconfitte, alla fine ce l'ha fatta e al termine di un match incredibile trova il trionfo sul ring general e diventa il nuovo campione indiscusso WWE. Ma è ora il momento del main event di questa puntata di WWE Saturday Night's Main Event. No Holds Barred, il secondo capitolo, la seconda sfida in pay-per-view tra Tetsuya Naito e Roman Reigns. Una sfida attesa da quasi un anno, 11 mesi per l'appunto. Il precedente, l'Hell in a Cell devastante di SummerSlam, che vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete fatto. Lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, dove trovate tutto il meglio della passata stagione, tutti i pay per view, tutte le puntate speciali, una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, SmackDown, Dynamite e Collision. Insomma, l'Hell in a Cell di SummerSlam, dove Vince Naito strappò il titolo a Roman Reigns. Da quel momento i due non sono più rivisti, complice anche una assenza prolungatissima con quella sconfitta di Roman Reigns, che è tornato solo alla Royal Rumble, se mi ricordo bene. Ma ora è il momento. I due hanno fatto una rivalità veramente incredibile. E ecco qui Tetsuya Naito, Mister Tranquilo, 2 volte campione indiscusso WWE, proprio lui, questa grande rivalità con Roman Reigns. Vedremo chi vincerà il secondo atto in pay per view tra di loro. Vediamo la vittoria di Naito a SummerSlam. Ora qui a Saturday Night's Main Event l'altra sfida. Quando è arrivato Naito ha subito dimostrato a tutto il WWE Universe, come vengono chiamati i fan della WWE, tutto il suo valore e la sua dominanza. Infatti, come vi ho detto prima, campione, 2 volte campione indiscusso WWE, un regno, la prima volta è iniziato, come diceva, a SummerSlam dell'Hell in a Cell contro il Tribal Chief Roman Reigns, terminato solo nella prima storica puntata di Raw su Netflix contro Sami Zayn, un match che nessuno avrebbe detto, ma poi se l'è ripresa poco dopo davvero. È passato, da quel momento è passato la Royal Rumble, dopo Elimination Chamber, e appunto Elimination Chamber ha vinto la camera dell'eliminazione e si è ripreso la cintura, un regno che è finito per mano di Gunther a Night of Champion. Ma è ora il momento, dopo l'ingresso di Tetsuya Naito, del Tribal Chief, del suo grande rivale di oggi, di Roman Reigns. E eccolo che arriva Roman per questo incontro. Lui l'ha detto, prima penso a Naito, troppo forte è lui, la voglia di rivincita.
ma dopo Naito voglio riprendermi quella cintura che mi è stata tolta ormai un anno fa, e quindi vedremo un po' come andrà a finire tra Roman Reigns e Naito. Certo che avere un main event di questa portata solo 2 volte, questa è la seconda volta nel nostro Universe Mode che abbiamo portato un main event di un pay per view, un match che non era valido per il titolo mondiale. Una volta è accaduto in All Elite Wrestling, in un match tra Jon Moxley e Bryan Danielson, Hell in a Cell, anche questo, che metteva fine alla loro rivalità, che se non sbaglio era il pay per view dopo l'out, che non mi ricordo però che cosa c'era. Vabbè, e l'altra volta questa, proprio tra Roman Reigns e Tetsuya Naito, un Roman che alza le mani al cielo, e dopo l'ingresso di questi due veramente top name, ma veramente ultra top name qui in WWE, direi che possiamo iniziare il main event di questa edizione 2025 di Saturday Night's Main Event, seconda edizione. Portiamo la nostra Universe Mode. Se non l'avete vista, anche questo andatelo a recuperarlo nella playlist WWE Best of 2024-2025, tutto il meglio della passata stagione. Il pubblico è per Roman. Inizia il main event, ragazzi. Tetsuya Naito contro Roman Reigns, no holds barred, ovvero non c'è alcuna regola. La prima regola è non avere regole, e questo è, diciamo, la somma massima di questa stipulazione. È iniziato molto bene il tribal shift Roman Reigns, che sta colpendo Tetsuya Naito, ancora colpito il giapponese. Neckbreaker pazzesco. Ricordiamo, il prossimo evento targato WWE sarà uno dei più importanti eventi della federazione, ovvero The Biggest Party of the Summer, il più grande party dell'estate, SummerSlam, che vi ricordo già non andrà in onda in 2 notti come nella vita reale da quest'anno. Per la prima volta, non so se lo sapete, ma andrà in onda in 2 notti. Tra l'altro ora sto trasmettendo l'evento, ancora ci deve essere. Quando lo vedrete arrivare sul canale sicuramente sarà passato, e anche da qualche settimana buona. Comunque commentiamo questo main event di Saturday Night's Main Event. Sia Naito che ora colpisce Roman, attenzione, DDT sulle Pro Ring, aia, questa proprio fa veramente male. Ora Naito ha preso il controllo dell'incontro dopo un inizio non positivo per lui contro il suo avversario. Ricordiamolo, atto 2 tra questi due in pay per view, tra Roman Reigns, il Tribal Chief, e Tetsuya Naito, il 2 volte campione indiscusso WWE nella nostra Universe Mode. Naito l'anno scorso a Saturday Night Main Event non ha avuto un match perché non faceva ancora parte della federazione. Oppure sì. No, invece sì. No, è vero, sì. Non so però se ha avuto un match o no. Sarebbe da vedere. Mentre Roman Reigns a Saturday Night Main Event, se non mi ricordo male, ha difeso la cintura, il titolo di campione indiscusso che vi dicevo è dall'assalto di Randy Orton, Legend Killer. No, effettivamente Tetsuya Naito, ok, confermo che faceva già parte della federazione, però non aveva il match l'anno scorso da Night Main Event, era arrivato da pochissimo, veramente da pochissimo è arrivato. Attenzione, comeback di Tetsuya Naito, i due stanno scaldando la folla con questo inizio match. Combinazione Flying Elbow Smash più
Atomic Drop e Body Slam, ma Roman mette tutto a tacere con un Big Boot, continua a infierire sul giapponese, pugno, sembra più in condizione oggi, uno, no, solo uno, nice, attenzione, non l'avrei detto. Attenzione, ribalta qui Roman e Naito. Attenzione, lo prende, backbreaker su Roman. Ecco Naito che prende un oggetto, ricordiamo, no holds barred. Attenzione, ma è una vanga, colpisce Roman, prova a schienarla, attenzione, dopo questo colpo violento, oh, addirittura all'1. Se lo prende con una sleeper hold, vuol sottomettere Tribal Chief, ma pessima scelta, infatti Roman che ha ripreso in pochissimo tempo. Se ne lo ribalta, no, calcione, crossline e colpo ancora. Attenzione, Roman forse voleva fare qualcosa, ci ha ripensato ma ha perso tempo, infatti Tetsuya Naito è tornato ad attaccare il Tribal Shift. Attenzione, spezza collo, e ora attenzione perché Naito è pronto per un corkscrew. No, elbow drop, ci ha pensato un attimo Roman Reigns, comunque ora riprende di nuovo la vanga a vuoto qui, Superman Punch incredibile, 1, 2, no, dice no Naito, mamma mia, attenzione, è in piedi Naito, dal nulla, neckbreaker, attenzione, pronto a una, vuol provare una destino Naito, lo sento, lo prende, destino sulla vanga, forse non proprio al 100%, ma 1, 2, no, Roman dice no. Che mossa questa qui, proprio sulla vanga, non proprio 100%, ma attenzione, prende una mazza da hockey ora e colpisce Roman in pieno volto. Difficoltà per Roman Reigns, continua a colpire, spear su Naito. 1, 2, no, che emozioni questo main event, questo Saturday Night Main Event tra Roman Reigns e Naito. Ora colpisce il nipponico con la mazza, colpo alle corde, prende, attenzione, oh, il tavolo, il pubblico è contento quando c'è il tavolo di mezzo, ma colpisce, no, un Roman che si stava lanciando e poi gli lancia, forse con lo spigolo, il tavolo addosso e Roman si ferisce alla testa. Naito ora in vantaggio, attenzione, respinto qui, che match tra questi due, si stanno distruggendo, colpisce con la schiena la vanga Naito, quella vanga sempre in mezzo per attentare al corpo dei wrestler. Attenzione qui, nessuno dei due vuole cedere, il pubblico si scalda, scambio di pugni, scambio di cortesie, risponde Naito, Nori para e ancora Roman colpisce e colpisce Naito e poi Roman, ancora Naito, i due non vogliono dare la soddisfazione all'altro di cedere ancora, ma vince lo scambio di colpi Naito. E attenzione ora perché è pronto un corkscrew, una delle sue mosse risolutive a segno, potrebbe essere la fine per Roman Reigns. 1, 2, Tetsuya Naito non ci crede, pensava di aver vinto e ora prende la manga, infuriato Roman è riuscito a resistere. Attenzione, colpisce Roman, Irish Whip, lo prende, Samoan Drop, la caduta samoana, Naito prova a rialzarsi mentre Roman prende i gradoni d'acciaio. Naito prende le misure,
si mette, forse sbaglia a fare questa cosa qui nel momento proprio sbagliato, e infatti Roman lo prendono, presa sotto pressione, potrebbe essere finita così, e Roman Reigns vince il secondo atto contro Tetsuya Naito e si porta sull'1-1. Che main event, l'ingenuità di Naito in un momento fondamentale dell'incontro ha contribuito pesantemente alla sconfitta, ma che prestazione di Roman Reigns, che prestazione anche di Naito, che main event bello violento di Saturday Night's Main Event, che si conclude qui, ragazzi, sulle immagini di Roman Reigns che festeggia la sua vittoria in questo main event. Ragazzi, io mi sono divertito, sì, a commentare questo evento. Fatemi sapere voi cosa ne sapete nei commenti, cosa ne pensate, scusatemi. Se vi piacciono i miei contenuti, come sempre vi consiglio di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Abbiamo avuto un bel evento, ci vediamo al prossimo episodio con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Un saluto da Pizza Garlic, alla prossima.